Ovviamente non c'è nulla, proseguiamo. Vale la pena? Pennette al ragù alla bolognese, abbiamo voglia di Italia. Quando la compri su internet e quando ti arriva a casa. Adesso il primo stop che faremo. Non avevo capito che facevi. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi è 30 agosto 2023, siamo in quel di Girocastro, sta ancora piovendo, ci siamo svegliati sotto una pioggia abbastanza intensa. Lì in alto vedete le nuvole, in realtà il castello dove vorrei dronare io è di qua dove è particolarmente nero. Le previsioni danno pioggia fino alle 9, alle 10 più o meno. Adesso dobbiamo ancora fare colazione, sono circa le 8 meno un quarto e incrociamo le dita e speriamo di fare un volo perché il castello è veramente bello. Ieri ho tentato di volare esattamente da qui, il castello è a circa 1 chilometro, sono riuscito in alcuni momenti a riprendere parte del castello, ma in realtà il segnale l'ho perso con il Mavic perché sono coperto da questa montagna. Il castello non è in altissimo rispetto a questa montagna qui. Insomma, morale della favola, ho dovuto far tornare il Mavic con il return to home perché il segnale praticamente l'avevo perso. E sono molto ottimista e voglio sperare che queste nuvole, ecco qua, guardate qua in diretta, ve lo faccio vedere. C'è questo azzurro che si sta facendo spazio tra queste nuvole e voglio sperare che riusciamo a farci un volo. Queste nuvole basse regalerebbero tutto un altro aspetto al nostro volo. Adesso ci prepariamo per la colazione. Questo è il contesto della nostra colazione. Qui sotto c'è il GS, si vede il baudetto. I campanacci che sentite sono questi 3 asinelli, o meglio sono 2 cavalli e un asinello che sono qui di fronte a noi. Quelli hanno i campanacci e Girocastro è dove vedete che è più nero, lì, esattamente lì. Adesso speriamo che col passare del tempo il vento sta soffiando, vada via il brutto. Perché non possiamo ripartire senza fare la dronata con Girocastro, vero? Senza la dronata a Girocastro non si va da nessuna parte, perché io volevo fare ieri, ma poi ieri certa gente è andata un po' lenta e quindi non abbiamo fatto in tempo. Tra l'altro c'era un vento abbastanza sostenuto, però avrei azzardato. Andiamo a fare colazione. Ed ecco la nostra colazione. È di tuo gradimento, Dimo? Sì. Buon appetito. Capito? Nel frattempo la signora ha aggiunto anche un altro piatto, anzi altri 2 piatti tradizionali. Trahana si chiama. Proviamo questo Trahana. La signora qua continua a portare roba a profusione, bisogna dirgli basta, Cinzia. Digli stop con le chiamate, con le portate. Piaciuta la colazione? No, buonissima. Piatto tradizionale, un piatto invernale ci diceva. Un po' pesante, buono però pesante. Sono circa le 9, sta uscendo un sole fantastico. Adesso il primo stop che faremo è al castello di Calaia. I signori della struttura sono stati estremamente gentili, ci hanno fatto fare una colazione letteralmente da Serie A, da campioni. Sono voluti fare una foto con noi, ci hanno asciutto la moto, veramente gentili, gentilissimi. Se venite a Girocastro non potete non venire qui. Poi vi lascerò tutto nei commenti. Ragazzi, siamo appena ripartiti dalla struttura, ci sono dei colori meravigliosi. Questa mattina ci siamo svegliati che pioveva abbondantemente, la temperatura è scesa fino a 17 gradi, poi 19. Abbiamo fatto una colazione letteralmente da Serie A. Sì, abbondantissima, ai livelli dell'Irlanda. Loro estremamente gentili. Forse i primi fino adesso così gentili. Così estremamente gentili, sì, assolutamente i primi. Gli altri abbiamo trovato anche altre strutture molto gentili, ma addirittura il signore mi ha asciugato la moto, mi ha detto potevi metterla sotto il balcone, non ci ho pensato, ho detto ma si figuri. L'acqua ci si asciuga, le emozioni restano. Adesso, come potrete immaginare, la prima festa sarà al castello di Calaia. Guardate che nuvole fantastiche che ci sono. Non abbiamo messo neanche i guanti perché sono a 3 km neanche dal castello. Sono stati estremamente gentili, vi dicevo, si sono voluti fare la foto con noi, vogliono una recensione. Ceremo 10, come stiamo lasciando 10 a gran parte delle strutture, perché oggettivamente non vi aspettate strutture da 5 stelle sicuramente, ma si bada ovviamente alla pulizia, al contesto dove siamo. Ecco, quella di ieri sera oggettivamente è stata una struttura anche molto pulita rispetto a tante altre dove siamo stati. E ha detto che non vuole solo il voto, vuole il commento. Questo con le 4 frecce. Questo con le 4 frecce, però ci ha fatto il lampeggio e ci ha fatto passare. È stato gentile, dai. Vuole il commento, sì.
ripreso a piovere, ne approfittiamo per fare benzina, prendiamo un caffè espresso. Oggi dobbiamo spostarci di pochi chilometri, ma ho come l'impressione che ci impiegheremo un po', perché qui piove anche abbondantemente adesso. Poi ci mettiamo gli antipioggia, che sotto abbiamo i jeans con cui abbiamo fatto tutto il viaggio, ma poi vi racconterò con calma. Stiamo indossando i jeans da PMC, quelli single layer, che sono letteralmente una bomba. L'abbiamo usato l'anno scorso per andare in Irlanda, ma poi in Irlanda ovviamente abbiamo usato per la maggior parte i completi, visto la variabilità del tempo, per evitare di stare a mettere e togliere l'antipioggia di continuo. Con i pantaloni del completo ovviamente non avevamo necessità dell'antipioggia. Io non vedo l'ora di rimettere il mio laminato, completo laminato, per andare al fresco sotto l'acqua. Anche Cinzia inizia a essere bollita dal caldo questi giorni. Io sinceramente ormai ci ho fatto l'abitudine, infatti come vedete non mi spoglio più neanche, anche se questa mattina non fa caldissimo. No, stamattina sta bene, saranno 25 gradi, è fresco, dai. Non ti lamentare sempre. Mamma mia. No, sei tu che appena ci fermiamo ti svesti. Io subito. sì, perché io sono comoda così. Comunque 2 caffè 100 lire, 1 euro. 1 euro. Cioè, come ci spostiamo il prezzo cambia così. Anche sotto la pioggia si va. Siamo attrezzati con i nostri completi. Si va, Dima. Go, next destination Saranda, dove abbiamo visto le previsioni. Il meteo dovrebbe essere variabile anche lì. Saranda faremo 2 giorni, oggi e domani, che l'idea era iniziare a fare un po' di mare, visto che questi giorni praticamente non siamo mai fermati. Qualche oretta, diciamo così, al mare, ma da dedicare giornata intera no. Nuvole così sono veramente tanta roba. C'è una perturbazione su in alto e passeremo di là tra un po'. Da quest'altra parte invece c'è sereno. Qui ho segnato qualcosina a questo punto qua. C'è un cuoricino, questo sarà mica perché questo è un parco, c'è qualcosa da vedere forse. Forse un parco, sì. No, è semplicemente da segnato come da fermarsi, fare 2 foto, fa apprezzarlo, insomma, ecco, però forse sì, come dici tu, c'è un qua parco. dentro si entra, parco Ivi Rutru, una cosa del genere. Parco Ivi Roit. Però sui fogli non ricordo niente. Magari è semplicemente segnato come fermatevi, guardatelo perché è indicato, ecco. Siamo dentro il parco Viroi Cave, però qua fa vedere un sub che ci sono delle grotte che è possibile esplorarle andando sott'acqua e non è il nostro mestiere. È vero che pioveva fino a qualche secondo fa, adesso ha smesso, ma non è per noi. Proseguiamo. Ci andremo a tuffare in mezzo a queste nuvole bianche, in mezzo nella vallata tra queste 2 montagne. C'è un po' di bianco, un po' di chiaro, c'è un po' di azzurro in alto e quindi ci lascia ben sperare. Strada è quella giusta, direbbe Rocca. Guardate qua che spettacolo abbiamo davanti a noi. Adesso inizia una serpentina che non finisce più tra queste 2 montagne e dall'altra parte c'è l'Adriatico. La giusta, ma come vedete pioggia, l'acqua ci segue, o meglio l'acqua ci precede. Lungo le strade albanesi spesso incontrate dei mausolei, delle statue, queste strutture gigantesche del periodo comunista, molto affascinanti, tipiche. Come vedete loro vanno a tutto, noi siamo a 80 all'ora, al limite a 60, loro vanno a tutto. Il meteo cambia la velocità del suono proprio. Pioveva fino a un attimo fa, adesso c'è il sole e tra un po' lo sappiamo già come andrà a finire. Molto bella e guardate che panoramiche abbiamo intorno a noi, da una parte il verde e da una parte la roccia. C'è un po' di traffico in alcuni tratti, adesso ci siamo lasciati dietro un po' di auto. Il limite qui è 80, è più che sufficiente, con la strada bagnata vi garantisco che va benissimo, con la strada asciutta magari sarebbe un po' bassino, ma guardate che panorama. Siamo a circa 500 metri di altezza e ci sono 19 gradi, temperatura ideale per viaggiare. Quelle nuvole basse danno un tocco di wild estremo. Se pensate da quest'altra parte c'è il mare. Prima di arrivare al mare abbiamo ancora un bel po' di curve da fare. Arrivati con la pioggia in galleria, siamo usciti col sole, stiamo scendendo verso il mare, siamo a 23 km dalla costa. Questa è la strada che ci aspetta, andate giù, sembra un'autostrada in mezzo alle montagne. Non so, sto così. Pezzo di caldo. A pelle. Senti caldo? Ah, c'è la macchinetta accesa, non me ne ero accorta. Perciò infatti mi sembrava molto strano. Com'è la questione qua? Vale la pena? Sì, carino, dai. Guardate qui cos'è. Qui c'è tutta la strada che è tutta storta. Però quel pezzo che abbiamo fatto fino adesso era più bello secondo me.
Adesso lo vediamo, adesso proviamo a vedere. Andiamo indietro e torniamo davanti? No, quello che abbiamo visto, l'abbiamo fatto, lo sappiamo. Quello che dobbiamo fare lo vedremo. Guarda qua, poi tante curve non si vedono, ma dal navigatore ho visto qualcosina, ma adesso dal vivo ne vedremo delle belle. Non avevi tutti i torti, Cinzia. Cioè? A scendere è stato meno bello che essere dall'altra parte. Dall'altra parte certo. C'era più verde, era più carino, dai. Basta che non fa la grandine. Guarda qua, che bomba. Mo se ci troviamo qualcosa da ripararci, ripariamo. Più che altro che questi è un attimo. Siamo a 3 km dalla nostra struttura e come vedete siamo sotto una bomba d'acqua in questo momento. Se non avessimo avuto l'antipioggia eravamo già bagnati. Sì, il jeans perlomeno sì, la giacca tiene, che sì, giacca tiene sì, di brutto, jeans. ma il jeans sarebbe inzuppato. Ma quasi vicino a Saranda e bisogna stare con le orecchie non alte, di più, perché qui 3 giorni fa una 17enne ha ben pensato di travolgere e uccidere 2 ragazzi scooter, ragazzi italiani. Adesso vediamo se c'è una pompa di benzina o qualcosa per potersi coprire un attimo, che piove oggettivamente tanto. Ovviamente non c'è nulla, proseguiamo. Oh, quanto servono le pompe di benzina? Senti quanta acqua adesso! Ha già smesso per fortuna, dai, ha allentato un po'. Cioè, ve lo vedete in diretta quello che succede qua. Qua ragazzi io non lo so di chi è la colpa, ma qui non c'è... è veramente kamikaze. Qui quando si esce di casa e si torna è tutto grosso che cola, veramente roba da pazzi qua, non hanno regole proprio. Stranamente questa ha cacciato la freccia, no, non è una freccia, no, questo c'ha 3 ore sta luce accesa che questa, non si sa che è. Questa non si capisce dove deve andare, voi lo capite dove deve andare questo, se deve accostare, se vuole farci passare, questo non si sa. Nel dubbio restiamo dietro perché questo è capace che svolta a sinistra quando meno te l'aspetti, o quando meno te l'aspetti arriva qualcuno da sopra. Insomma qui si vive costantemente e si guida costantemente con l'ansia. Guarda che traffico dall'altro. Sì. Nel frattempo per fortuna ha smesso di piovere. Vi siete visti in diretta la botta d'acqua e com'è finita? Com'è finita? Come allentato, che in realtà piove ancora. Siamo a 1 chilometro dalla struttura dove alloggiamo qui a Saranda. Siamo fermati perché sta facendo una bomba d'acqua, l'ennesima, e siccome qui si guida da folli, non è tanto per l'acqua che viene giù ma per loro che guidano come i pazzi, abbiamo optato per fermarci un attimino e adesso proseguiamo. Siamo arrivati alla struttura di Saranda che ci ospiterà. Le nostre camere sono di sopra, però nel frattempo la signora che ci ospita ci ha preparato 2 caffè. Qui abbiamo anche dei lettini, volendo si può prendere anche il sole qui, ma ovviamente noi andremo al mare eventualmente. Qui c'è Cinzia che si sta bella shakerando il caffè, sta girando il caffè. C'è anche un bel tavolino con le sedie. C'è un tavolinetto con le sedie, no, sia qui, sopra da noi. sopra il balcone nostro. C'è la cucina in camera, cucinino. Questa è la Il vista, resto che andare al mare. la nostra vista in realtà è di qua si vede il mare dall'altro lato, noi siamo sopra. Poi vi mostreremo tutto con calma, intanto adesso ci beviamo sto caffè sotto questo sole che quando esce cuoce proprio, brasa. Accoglienza ad alti livelli, anche la frutta, io una pesca me la mangio volentieri, dammela a me, appoggiamola qua. Grazie, No, grazie mille. No, ma se no c'è il tavolino, guarda c'è il tavolino, mettiamoci sul tavolino. Appoggiare il vaso, sì, mettiamoci là, dai, mettiamoci sul tavolino. Ok. No, non è un problema, mo te l'asciuga, ha detto, aspetta un attimo. No, va bene. No, signora, lasci stare, no problem. No. Signora, grazie mille, non ti preoccupare, sai, c'hai l'età pure tu, stai tranquilla, stai serena. Siamo giovani, hai tanti, abbiamo Cinzia, vedi, Cinzia pure il 5. Oh, Cinzia quando vede il mare, ragazzi, cambia faccia proprio. Pesca come se non ci fosse un domani, io una peschina me la mangio. Adesso voi non considerate tutto, questo è il bagno, Cinzia sta facendo la doccia, qua l'entrata, armadio, un lettino, letto matrimoniale, e qui fuori un bellissimo balconcino con un tavolinetto e da questo lato qui c'è il mare. Volendo cucinare abbiamo anche la cucina. Adesso però facciamo una doccia e poi si esce. Al balcone questa è la vista.
Noi ce l'abbiamo appena finito di fare. Noi siamo arrivati praticamente da questa strada qui sotto, siamo fermati in quel distributore per ripararci dalla bomba d'acqua, arrivavamo da lì dove c'è ancora perturbazione, il mare praticamente è alle spalle di questa collina. Adesso penso che faremo 2 passi a piedi, la moto la lasceremo qui sotto e andremo a visitare Saranda. Viste le condizioni del meteo, abbastanza incerto, non è sicuramente da andare al mare, ne approfitteremo per fare 2 passi per Saranda. Andremo a piedi da qui, è circa 1,5 km. Sotto una leggera pioggerellina stiamo andando verso Saranda. L'asfalto si scivola a piedi, è pazzesco, è veramente pazzesco. Per fortuna che abbiamo messo le mixture, che con le Kenda saremmo andati a terra non al 100%, di più. Siamo arrivati in maniera indenne al mare. Questo è il lungomare di Saranda. Ovviamente i colori sono quelli che sono, complice anche il maltempo. Adesso ci godremo questa passeggiatina e andremo alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti, perché nel frattempo si è fatto l'1:30. Siamo in un bar lungo la camminata di Saranda, sta piovigginando e la scelta di venire fin qui a piedi si è confermata essere la scelta migliore, perché vi garantisco che trovare un parcheggio con la macchina è abbastanza utopistico, ma con la moto non sarebbe stato da meno. Poi c'è il Cinzia. Qui c'è il Cinzia, si gode della Coca-Cola e di qua c'è il mare. Non avevo capito che c'è il video. Cosa che hai preso tu? Io col cheese. Siamo fermati in un forno, un fur, e abbiamo preso 2 rustici, il Cinzia col formaggio e io con gli spinaci. Qua non fa altro che piovere e smettere e piovere. Passiamo a lungomare qua, va. C'è passaggio dal lungomare, qui alle nostre spalle c'è il mare, eccolo qui. Ha appena smesso di diluviare perché arrivano delle bombe d'acqua pazzesche. Tra l'altro una cosa molto strana, eravamo in un bar, il bar chiude alle 2. Beh, quel bar è chiuso alle 2. Il bar è chiuso alle 2. Dai, va. Comunque, buon appetito. Noi ci godiamo la passeggiata lungomare qui a Saranda. Questa è la situazione a Saranda. Buon appetito. Questa è la zona del lungomare, è pieno zeppo di barchini che vi portano a fare i giri dei tour, che escono dalle 10 alle 17, ma Saranda, credetemi, è una colata di cemento, è piena zeppa di case, una sopra l'altra. Anche di qua, adesso passeremo di qua, ma è un ammasso di case mostruoso, veramente una sopra l'altra, non si respira, pochissimo verde. Nonostante tempo incerto e nuvoloso, l'acqua è molto bella, il colore è bello sì, ma i tratti di spiaggia liberi sono veramente pochi. Sono un paio qui e un paio da quest'altra parte, ma sono piccoli, quindi nei giorni in cui il meteo è bello immagino che ci starà come le sardine. Una cosa interessante che ci è piaciuta è questa piscina naturale che hanno ricavato. Hanno messo delle corsie, questo è mare al 100%, hanno ricavato questa corsia come se fosse una piscina. Ecco, questo è assolutamente bello come cosa, ma per il resto guardate voi, dite voi che ve ne pare. Porto di Saranda. Da Saranda partono anche dei traghetti per andare a Corfù. Andate e ritorno, 2 persone più la moto, siamo tra i 90 e i 100 euro. Evitiamo, perché andare a Corfù sarebbe un'ulteriore fonte di stress. Questo è il terminal dei traghetti e quei 2 traghetti sono quelli che vanno a Corfù, e quindi portano anche le auto. Quando la compri su internet e quando ti arriva a casa, qui verrà fatto quel palazzo che avete visto poco fa. E come questo cantiere ce ne sono diversi lungo la strada, un altro è lì. Praticamente si costruiscono case una sopra l'altra senza aver, guardate lì, praticamente la casa aderirà a quella parete, se viene giù la collina si porta appresso tutta Saranda. Sono circa le 18, siamo tornati a casa, doccia, barba, capelli. Abbiamo anche lavato i panni, per giunta tra una mezz'oretta saranno asciutti, tanto il vento che tira. Come vedete, da dove siamo arrivati, da quelle parti c'è Girocastro, c'è ancora una turbolenza abbastanza importante. Oggi il meteo è stato estremamente variabile, in questo momento c'è il sole, ma verso le 2 è venuto giù un acquazzone che la metà bassa, sembrava di essere in mezzo ad un tornado. Le prime impressioni su Saranda non sono bellissime, nel senso che è un paese estremamente commerciale, molto costruito, come vi dicevo è una colata di cemento e il mare ha dei bei colori obiettivamente, anche se di spiaggia ce n'è molto poca. Abbiamo approfittato per fare anche della spesa, questa sera ceneremo con un bel piatto di pasta al ragù e ceneremo penso proprio qui, su questo terrazzino. Allora, che si mangia tonight?
pigiama. La regina dei fornelli, guarda qua. Per mettere il ragù alla bolognese. Abbiamo voglia di Italia, di Barilla. pasta. Rocca e Bruno questa sera vi ho tradito per Cinzia, solitamente prima volta cucinava Rocca, poi ha cucinato Bruno, stasera cucina Cinzia. Si mangia rigorosamente italiano, pasta italiana e Barilla bolognese, perché questa abbiamo trovato nei supermercati. Oppure ci sono questi piccolini. Vedi tu? Una piccola. Allora, com'è la questione qua? Pronto? Assaggiato? Ok, pronto? Hai già assaggiato la cuoca? No, non ho assaggiato ancora. Vabbè, fai un assaggio, poi vediamo i nostri amici cosa dire qua, se è di qualità o meno. Ci facciamo prendere in giro, che sennò qua dicono poi altissima qualità. Buona. Allora, buon appetito. Buon appetito. L'idea di cenare all'aperto è svanita, perché comunque la temperatura qui è totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo trovato nei giorni scorsi. In questo momento ci sono 16 gradi, sono uscito giusto un attimo a maniche corte perché fa veramente fresco. Dietro di me, dovrebbe vedersi dalla camera, ci sono le luci di uno dei castelli che ci sono intorno a Saranda. Ragazzi, buongiorno. Qui dove faremo la colazione questa mattina, con vista sul castello. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Giovedì 31 agosto 2023. Oggi è il secondo giorno che saremo a Saranda e oggi vedremo di inventarci qualcosa. Magari andremo un po' al mare, visto cosa che non abbiamo fatto ieri a causa del meteo. Magari faremo un giro qui intorno, non lo so. Intanto pensiamo a fare la colazione. Colazione odierna consta di pere, caffè, yogurt, cornetti, strudel, succo e buona colazione. Tornando alla struttura, 2 notti abbiamo speso 80 euro, praticamente spendiamo 40 euro a notte, 20 euro a testa. È un appartamento, come avete visto, consta di una camera da letto con annessa la cucina, il bagno e il balcone che è molto ampio con il tavolino. Molto in linea con i prezzi che ci sono dalle parti del mare, perché qui a Saranda e poi successivamente dove andremo più a sud a Xamil i prezzi salgono notevolmente, perché come vi dicevamo ieri sono dei posti letteralmente presi d'assalto, un po' le Rimini albanesi tra virgolette, sono molto gettonati in questo periodo e quindi i prezzi inevitabilmente lievitano. Il caffè, che fino a poco prima pagavamo 50 dinari l'uno, qui costa 100 dinari e quasi tutto raddoppiato. Comunque adesso, visto che non c'è vento, farò subito una dronatina sul castello ed ovviamente si decolla comodi direttamente da casa. Approfittando della giornata di sosta e del sole, ho pensato apro le borse che ho sopra quelle laterali, visto la bomba d'acqua che è arrivata ieri, e faccio asciugare un po' di roba, visto che un po' di roba è umida. Dentro le borse laterali ovviamente avevo delle fascette da elettricista che, avendo una confezione aperta, ci avevo messo un elastico in gomma. Guardate l'elastico in gomma come si è cotto con il caldo di questi giorni a 40 gradi dentro le borse, si è praticamente fuso, è diventato colla, guardate, si tiene. E niente, adesso quindi ho aperto tutto quello che avevo sulle borse esterne, su una delle borse esterne, sto facendo asciugare un po' di roba qui fuori. Adesso però è arrivata l'ora di uscire e di andare al mare. Questa mattina con il sole è tutta un'altra storia sicuramente. Adesso troveremo un posticino e ci staremo un paio d'ore qui e poi penso che cambieremo spiaggia. E circa mezzogiorno ricarichiamo baracche e burattini e ci dirigiamo verso qualche posto dove poter mangiare qualcosa, verosimilmente era un centro commerciale, perché io voglio della frutta, Cinzia non so cosa vorrà, ha detto già che la frutta lei non la vuole qualcosa di un po' più sostanzioso, mi prenderò della frutta e qualcosa da bere. La spiaggia nel frattempo si sta riempiendo, quindi cambiamo lido noi. La spiaggia non è pienissima ma c'è una buona affluenza. Pranzo light per me, pesca e uva, forse con l'uva ho esagerato un po'. E Cinzia ha preso Un calzone, mozzarella, pomodoro e peperoni. buon appetito. Ragazzi, lui il caffè non lo vuole, ha deciso di prendere il caffè perché paga e allora prende il caffè. Allora ragazzi, Cinzia, dopo il pranzo abbiamo fatto un paio di giri da quest'altra parte della città, ma dalla spiaggia, ma è un carnaio pazzesco. Se sono stabilimenti, praticamente gli ombrelloni sono
uno sopra l'altro, sono spianati di lettini e Cinzia giustamente che cosa vuole? Il caffè. Il caffè ogni volta è una lite per sto caffè. Lo vuoi? Io il caffè non lo voglio, ma siccome paga, prende il caffè. a questo punto per farle compagnia Ha voglia di caffè, capito? ho voglia di Così. caffè. Il conto in comune, se lui una cosa non la vuole, poi decide all'ultimo momento che la prende perché paga. Non è vero, c'è da dire che senza la presenza di Cinzia il mio budget si sarebbe non dimezzato, un quarto. Ecco, se si consuma 1000 io con 2,50 metto pure soldi in tasca. Invece con Cinzia facciamoci all'economia. Insomma, alla fine ha vinto Cinzia, guardate qua, vista mare. Cafecito. Altro sacrificio, Dima. Oggi è giorno di sacrificio. L'acqua è bella, prima eravamo da quella parte lì, poi abbiamo avuto un caffè e ora siamo da quest'altra parte della spiaggia, dove penso che finiremo la giornata. Fantastica giornata di relax, fantastica per modo di dire. A me che amo il mare, però vi devo dire la verità, da questa parte dell'Albania e perlomeno da ieri che siamo arrivati qui a Saranda il clima è molto più mite. A oggi c'è una massima di 26 gradi, quindi si sta decisamente bene, non fa neanche caldo. Pensare quando eravamo a Beratti c'era 40 gradi, qui fa quasi fresco. Si conclude questa giornata di mare a Saranda. Non sono stato al mare mai, se no quelle poche ore in questo viaggio, ma oggi è ufficialmente primo giorno di mare 2023, 31 agosto 2023, primo giorno di mare. L'altro sole che ho preso l'ho preso qui e là in Abruzzo, quando sono tornato giù, ma non al mare. E adesso andiamo a fare la spesa per questa sera che si replica cena a casa, menù differente però. Ragazzi, tutto regolare, il taxi in dietro di sosta, quell'altro sta scaricando in mezzo alla strada, quest'altro deve girare e dietro c'è una fila di almeno 400 metri ed è tutto regolare. Benvenuti in Albania. Questa sera vi saluto con l'ultimo tramonto che abbiamo qui a Saranda. Dietro di me è il castello con cui ho aperto questa mattina il video e alle mie spalle invece c'è tutta la piana intorno a Saranda. Quelle sono le montagne, dietro le montagne c'è Argirocastro. La giornata di oggi è stata una giornata di estremo relax, mare, sole, tranquillità, dopo tanti giorni di viaggio ci sta. Che dire, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.